Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Nel video di oggi voglio parlare di Massimiliano Allegri e della situazione della Juventus. La questione non è nuova, al netto dei successi ottenuti dal tecnico toscano nella sua prima esperienza sulla panchina bianconera, non è mai stato particolarmente amato dai tifosi e dagli esteti del calcio, mentre i cosiddetti risultatisti ne hanno sempre tessuto le lodi. L'Allegri bis, ovvero l'era iniziata nel campionato 2020-21, è stata deludente non soltanto sotto il profilo del gioco, ma soprattutto dei risultati. I malumori aumentano proprio quando i risultati, le vittorie non arrivano. Vincere maschera le lacune di una squadra e la Juventus di lacune ne ha parecchie. Ne parliamo tra un attimo, ma prima vi invito a iscrivervi al canale e dare un like al video. Spezziamo una lancia in favore di Allegri. Il tecnico della Juventus è sicuramente in linea con gli obiettivi prefissati dalla società, la qualificazione in Champions League. Premesso che il quinto posto quasi sicuramente sarà valido per la qualificazione in Champions, credo che nel peggiore dei casi la squadra di Allegri arriverà quarta, un risultato che sicuramente rispecchierebbe il valore della rosa. D'altro canto va considerato che il non disputare le coppe dà modo ad Allegri di preparare al meglio le partite durante la settimana. Tuttavia l'allenatore non ha saputo approfittare di questo vantaggio. Poc'anzi ho detto che le vittorie mascherano le lacune della squadra e di chi la guida. È il caso della Juventus che pur giocando male, ma forte di una difesa compatta, riusciva a vincere ed è andata bene così fino a gennaio inoltrato. Fino a quel momento la Juve aveva perso una sola partita, 4-2 con il Sassuolo. Poi i bianconeri hanno ripreso il cammino vincendo nella maggior parte dei casi con un gol di scarto. Ora, chi segue il calcio sa che non avere un gioco, badando a restare compatti in difesa e sperare nelle giocate dei singoli, può funzionare fino a un certo punto ed è sicuramente una buona strategia per mettere punti in cascina, ma non può andare sempre bene. Prima o poi il credito con la fortuna si esaurisce ed ecco che la verità viene a galla. Verità che nel caso della Juventus vuol dire 4 sconfitte nelle ultime 8 partite. 8 partite delle quali la Juve ha vinto una sola volta all'ultimo secondo con il Frosinone. Fare 6 punti su 24 disponibili è una miseria, ma è anche la conseguenza della mancanza di gioco che ha sempre contraddistinto la squadra di Allegri. Tuttavia a questa mancanza si poteva sopperire con calciatori forti che risolvevano le partite. Negli anni però la Juventus ha progressivamente ridotto la qualità del suo organico, cosa che ha messo a nudo i limiti di Allegri. Tuttavia esonerare il tecnico non è mai stata una strada percorribile dalla dirigenza a causa di un contratto da 7 milioni annui. Contratto che scade nel 2025. Ecco, a fine stagione, con un solo anno di contratto, si potrebbe aprire alla possibilità di un esonero oppure di un accordo tra le parti per la risoluzione consensuale. Prima questa ipotesi era impossibile. Restano comunque alte le probabilità che Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche l'anno prossimo. Ma qual è il problema fondamentale di Allegri? È un allenatore con idee vecchie che non vanno bene per il calcio moderno. Io sento persone chiedere a gran voce di far giocare la Juventus con tre attaccanti. Ma davvero pensiamo che sia tutto qui il problema? Davvero è sufficiente il tridente per trasformare la Juventus? E no, nel calcio prima dello schema contano i principi di gioco. Durante una partita un allenatore può partire con il 3-2-5, con il 3-5-2 e finire con il 4-2-4. Quante volte è successo? Pensiamo a Mourinho, tanto per parlare di allenatori vincenti ma superati. Ora, se il calcio posizionale è superato quasi, il calcio di allenatori come Allegri è addirittura preistorico. Un allenatore che non si aggiorna, che resta ancorato al suo vecchio modo di concepire il calcio, vuoi perché, buon per lui, è sempre stato su una panchina e non ha avuto il tempo per studiare, vuoi per pigrizio, per chiusura mentale, o magari per tutte queste cose messe insieme, è destinato a fallire. Il calcio cambia, si evolve e se questo non lo si vuol capire perché magari si preferisce starsene comodamente seduti su una montagna di soldi, pazienza. Prima o poi i contratti finiscono e non è detto che ne arrivi un altro quando si pretende di proporre un calcio vecchio. Io termino qui, vi saluto e vi invito nuovamente a iscrivervi al canale.